I cittadini di Battipaglia non chiedono altro che lavoro e nient'altro, perché non si può vivere. Hanno chiuso tutta l'industria e il governo non prende mai provvedimenti. Se il governo non prende provvedimenti di aprire le industrie, fabbriche di conserve e cose, noi qua non ci fermiamo mai. Quali fabbriche hanno chiuso, signore? Hanno chiuso da marzo, hanno chiuso da agosto, hanno chiuso Baratto, hanno chiuso tutte le fabbriche, tutte le industrie, qua non si, tutti i rifici. Qua non si può vivere per nessuna ragione, non si può vivere. La cittadina di Battipaglia è stanca di essere presa in giro da tutto, dal governo e da tutti. Beh, io stavo facendo un mio servizio di solito come fotografo, ero fra la polizia e i dimostranti quando sono stato assalito, aggredito da decine di poliziotti che mi hanno percorso a manganellate e a calci, poi mi hanno trascinato per terra, mi hanno portato tutto sanguinante nella camionetta. La cellera che è venuta a Battipaglia, i forestieri, i giovani di Battipaglia si ritiravano a casa in santa pace, l'hanno preso, l'hanno chiuso in un camion, l'hanno tenuto tutta la notte, hanno preso una bottiglia di benzina, c'era anche mio figlio, e ci hanno detto se fosse per me vi bruciasse vive, perché cosa avevano fatto? Si hanno litigato il lavoro, non hanno fatto niente di straordinario. La gioventù è stanca a Battipaglia, vuole il lavoro e nient'altro. I poliziotti hanno tentato di strapparmi la macchina che c'avevo al collo, no? E naturalmente sono andato col viso a terra. Tiravano la macchina e col manganello colpivano alla testa e poi mi hanno sollevato, ho ricevuto un calcio qua sul muso e uno sull'occhio, no? Poi ho due manganellate qua dietro la nuca che mi hanno fatto perdere quasi i sensi. Poi sono stati 5 minuti e poi mi sono ripreso e sono riuscito a scappare perché ero in pericolo, stava incendiando la camionetta. Da me è stata proprio la scintilla perché mi hanno visto che sono stato aggredito in una forma brutale. Allora non sono resistito e sono andato all'attacco ai dimostranti e da quello è scaturita tutta una tragedia. E qua la polizia se ne è da io, la questura se ne è da io, perché se non se ne va, qua non finisce mai. Di che cosa avete bisogno a Battipaglia? Abbiamo bisogno di lavoro, insomma che qualcosa ci esaurisca, è inutile che noi stiamo sempre così. Le fabbriche sono sempre le medesime e poi quelle che ci sono ci maltrattano. La paga va giorno per giorno sempre più bassa. Oggi quelle che si mangiano un po'. Insomma, fra non molto adoperano anche le fruste, qui ci trattano come schiavi, è impossibile vivere in queste condizioni. Bisognerebbe ricambiare tutto da capo. Ci vogliono delle fabbriche che si deve lavorare dal dicembre a gennaio. Vabbè, 12, anzi 13 mesi all'anno, perché sennò qua la situazione non si mai sa. Perché adesso come si lavora? Si lavora stagionale, questo sono lavori stagionali. È un vero re quello che lavora 3 mesi all'anno. La PS, la mobile, non appena mette piedi a terra dai camion alza subito il manganello, questo l'abbiamo visto tutti qua. Sono stati feriti molte persone? Ci stanno 7 persone ferite da pallottole alla sala, più i 2 morti. Il Cidro è morto per un colpo al cranio. È in direzione di dove è morto Carmine Cino. Ci stanno ben visibili nel muro dei buchi piuttosto bassi, non è che abbiano sparato in alto, là si vedono. Per registrare queste interviste, diverse volte siamo stati circondati da gruppi di uomini silenziosi, poi incolleriti. Siamo stati allontanati dalla piazza di Battipaglia. Il lutto è nostro. Nostri sono i morti. Siete dei giornalisti, andatevene. Meglio per voi se lo fate senza protestare. Fuori i forestieri. Volevo esprimere la più vibrata protesta per il modo in cui i quotidiani di Napoli, il Roma e il Mattino, con i loro inviati speciali, hanno dato una versione dei fatti calunniatrice di Battipaglia e completamente falsata. Hanno addirittura sovrapposto i tempi, cioè si è parlato
della sparatoria da parte della polizia dopo l'incendio, mentre abbiamo visto, e io con tutti i cittadini, che alle 5:35 è iniziato l'incendio di quei signori della PS e alle 5:10, 5:15 ci sono stati colpi di pistola, bombe lacrimogene, candelotti e i caroselli. Così si esprime una condanna dal basso che muove contro l'Italia, contro uno Stato che in nome dell'unità nazionale e di una retorica patriottarda sfrutta la fame e la disperazione del Sud. Una condanna che accomuna tutti i forestieri. Eppure la protesta si era rivolta proprio all'opinione pubblica di tutto il paese, allo Stato, a Roma. Il blocco stradale e ferroviario dovevano avere ripercussioni nazionali. A Roma il sindaco era andato per trattare. Sindaco di un consiglio comunale composto di 11 democristiani, 2 DC dissidenti, 5 socialisti, 2 monarchici, 6 missini, 4 comunisti. Battipaglia attraversa una situazione di grave crisi economica. Le clientele democristiane si sono arricchite negli ultimi anni speculando sull'edilizia. C'è stata espansione economica, ma legata soprattutto all'industria conserviera, che dà lavoro a operai stagionali. In poco tempo Battipaglia ha quasi raddoppiato la sua popolazione, raggiungendo i 40.000 abitanti. Poi, nelle industrie, una serie di fallimenti, molti dei quali al limite del codice penale. Migliaia di operai restano senza lavoro. Come se non bastasse, anche le aziende a partecipazione statale riducono gli organici. Così l'Ente Nazionale Cellulose e Carta, lo zuccherificio Siitz, il tabacchificio dell'Ati, per il quale si è andati a trattare a Roma e per il quale nasce la rivolta. In campagna, i contadini vivono al limite della sopravvivenza, costretti a firmare cambiali sui futuri raccolti. Per questo la pretura, con il suo archivio cambiali, sarà uno dei bersagli più colpiti. Lei è la sorella? Sì, sono la sorella. Ci può raccontare com'è successo se lei... Se lo saprei perché no. So niente, faccio solo che hanno acciparato. Non me l'hanno fatto proprio vedere, l'ho visto vivere alla stazione. Verso le 2, le 2:30, le 3, non lo so. Ho detto vieni a casa. Lui ha detto no, devo rimanere perché devo combattere. Devo fare lo sciopero. Ah mamma! Mentre che i dottori facevano l'ultima medicazione. E giù da spiare, ha visto tutto insanguinato di sangue. La capa che le era arrivata via bascia i piedi. Una volta è venuto il dottore è disposto e dice... A me mi hanno mandato a casa dicendo signorina se ne vado, domani mattina viene qui che sta meglio suo fratello. Poi è venuto papà, mi è venuto a prendere. Liliana è molto cara. Lì è la mamma. È uscito il dottore, ha detto ma non c'è speranza. Che notizia bella. Come l'avete saputo voi? Niente, mamma se l'ha pensato, se mi sta scappare. Non ha saputo niente. Sono andata a mattina. Mamma se non può parlare, lasciare. Vingerle dove la cagio. Io stavo sul balcone. Ho visto mia madre piangendo. È venuta vicino e mi ha detto gridando Liliana e Carmine è morta. E io ho detto mamma, ma tu che cosa dici? Che cosa ti è venuto in mente? Così sono scappato giù, pioveva. Mi sono messa a scappare. Mamma, chi te l'ha detto? Nessuno, lo penso io. Io ho girato tutto Battipaglia. Sono andata verso quelle fiamme che bruciavano tutto il municipio, credendo che mio fratello stava in quelle fiamme. Poi sono stata alla stazione, papà non c'era. Poi abbiamo saputo che stava male, stava nelle mani di Dio. Poi il mattino quando... Hanno scritto ai giornali che mio fratello era uno studente universitario, invece era lavoratore. Gli ho detto quando sono andata alla stazione, vieni a casa Carmine, tu lavori, c'è un posto, perché dico vuoi fare? No Liliana, gli altri non ce l'hanno il posto, io ce l'ho, devo combattere per gli altri.
vogliamo la libertà, noi siamo giovani e dobbiamo combattere. Mia madre ha fatto la strada scalza, vieni Carmine, vieni a casa. No mamma, vattene, è stato digiuno, non è venuto a mangiare a mezzogiorno, non è venuto proprio sopra. Carmine, vai via, l'ho preso per la mano, vieni a casa che qui succede il finimondo. Ma tu vai a casa che sei donna. Ma io che mi importava? Carmine, vieni in casa, ha detto lui. No Liliana, se tu eri un ragazzo come me, anche tu dovevi stare con me. Poi non l'ho visto più. Insomma, lui è quello che pensava più per i compagni. Perché quando hanno chiuso tutti gli stabilimenti, dice, i miei compagni, perché sono a morire fame? Ma perché che io tengo posto? Poi hanno bruciato, quando hanno bruciato quel ragazzo a Praga. Lui stava seduto qui, piangeva come un bambino. Ha detto mia madre, dice, ma perché lui, perché ha avuto la testa così, si è bruciato, perché stai zitta vecchia, tu non capisci niente vecchia mia. Noi siamo giovani, e anche io avrei fatto ugualmente. Ah, e anche lui ha fatto ugualmente. Mamma, ha fatto ugualmente. Ha fatto figlio mio, ha fatto ugualmente, anche lui. Ora mi dicono, Liliana, il posto c'è. Deve venire a lavorare, adesso è uscito il posto per me, è uscito per tutti. Le fabbriche si sono tutte aperte perché mio fratello è morto. Carmine Citro, un giovane operaio, un combattente, un rivoluzionario morto in combattimento. Teresa Ricciardi, una giovane insegnante, morta per caso, dietro la finestra di casa sua, perché la polizia ha sparato all'impazzata. Vogliamo essere noi ad amministrarci, a decidere per il futuro. Via i consiglieri comunali. Sono slogan di quei giorni. Ma non è una rivolta anarchica. Attraverso le diversità esprime una richiesta analoga a quella che percorre le università, le fabbriche italiane. La richiesta di una democrazia diretta. Attraverso le diversità ci si riscopre simili, legati da una identità di interessi, di ideali, di volontà rivoluzionarie.